alla linea 51, versetto 21, questo è un pochettino più impegnativo, non ve lo spiego perché allora esauriremo tutto il tempo a spiegare questa cosa. Non lo sapete forse, non lo avete udito? Lo trovate alla linea 77, versetto 28. Non lo sai forse, non l'hai udito? Ci siete? Bene. Noi ci troviamo allora di fronte a 3 strofe irregolari. La prima va dalla linea 23 alla linea 40 ed è la cosiddetta strofa degli interrogativi profondi che toccano il problema della storia e della creazione. Mentre poi abbiamo altre 2 strofe irregolari cadenzate in 2 momenti. Quindi la prima strofa ha una parte alfa che va dalla linea 42 a 50 e una parte beta che va dalla linea 51 alla linea 63. La seconda strofa ha una parte alfa che va dalla linea 65 alla linea 76 e una parte beta che va dalla linea 77 alla linea 82. Gli altri 2 versetti non ci interessano. Ci siamo? Bene. Tenete presente che ogni unità, quindi ogni strofa, ha uno svolgimento di pensiero proprio. Quindi la prima strofa non ha niente a che fare con la seconda. Fa parte di uno stesso discorso, ma il profeta adopera un altro tipo di ragionamento. Se volessimo creare un rapporto fra la seconda e la terza è possibile, ma non tra la prima e le altre 2. È come se il profeta adoperasse un argomento metafisico e un argomento intuitivo, un argomento, che so io, matematico, oppure che adoperasse Aristotele, poi adopera Malebranche e poi adopera Gödel. Sono le varie strade per arrivare a dimostrare che Dio esiste. Partiamo con la prima strofa. Questa prima strofa è un testo così importante che qualche secolo dopo un altro autore ebraico lo riprende e lo amplifica, addirittura non con qualche versetto in più, ma con qualche capitolo. Cioè questa argomentazione diventa 4 capitoli. Se voi leggete il libro di Giobbe, andate al capitolo 38, questa argomentazione lo sviluppa fino a tutto il capitolo 41. E lo sviluppa dando a questi pochi versetti di Isaia il loro significato esatto. Io spero che voi almeno una volta nella vita abbiate letto il libro di Giobbe. Sì. Il libro di Giobbe non dà la spiegazione della sofferenza, ma ti aiuta a convivere con essa, perché fa un ragionamento che ti spiazza. E dice così: Dio, con la creazione, dimostra di essere più intelligente di te. La controprova è che il mondo esiste anche se tu non lo conosci. Tu sei nella situazione di imparare a conoscerlo e quindi lo studi, cerchi di capirne le leggi, vedi l'intelligenza che è seminata dentro a questo universo, scopri le costanti.
ma queste esistono prima di te. Tu fai una fatica immensa a scoprire queste cose, mentre l'universo da sempre osserva queste leggi. Certamente chi ha fatto l'universo, e si vede che è una persona intelligente date queste regole con cui l'universo vive, scoprirai che questo essere è molto più intelligente di te. E scoprendo questo devi capire che lui, sapendo più di te, conosce delle cose che a te sono impossibili da conoscere. Questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro. Dio ha provveduto a te. E quindi ti sei accorto, per dritto o per traverso, che ti vuole bene. Ora, metti insieme le due cose. Lui ti vuole bene, lui è più intelligente di te, tu non sai perché soffri. Lui sì. Ma sappi che non stai soffrendo perché ti odia. E quindi dietro questo mistero della sofferenza che resta incomprensibile, per dritto o per traverso, fidati, è per il tuo bene. Mi spiego? Per capire questo concetto, io racconto sempre, e quindi voi già lo conoscete, quella specie di favoletta cinese del ragazzo che eredita la casa, il cavallo e il campo. Si spacca la gamba e noi diciamo questa è sofferenza. Quel giorno scoppia la guerra, l'ufficiale porta via tutti i ragazzi per portarli al fronte e lui lo lascia a casa perché ha la gamba rotta. Allora, è bene o è male? Nel suo piccolo, questo raccontino non fa altro che sviluppare questo concetto che abbiamo visto. Solo che io ho un callo, me l'hanno levato lunedì, mi fa ancora un male da morire. Ho dovuto cambiare scarpe, di quelle belle, larghe, quelle zattere. Non dirlo a me. E quando uno mi fa sto ragionamento dico, è impeccabile, ma a me il callo fa male. Noi ovviamente non siamo qui per risolvere il problema dei calli, ma per cercare di capire qual è il movimento di pensiero che il profeta ha adoperato in questa prima strofa. Solo che mentre il libro di Giobbe porta il ragionamento verso determinate conclusioni, il nostro autore porta il ragionamento, il nostro profeta porta lo stesso ragionamento ad altre conclusioni. E praticamente lui dice: l'universo è così titanicamente enorme e ricco che noi stentiamo a conoscerlo ancora oggi. E allora chiediti, questo universo, se noi stentiamo a conoscerlo, non ci dimostra che noi siamo niente di fronte a lui? Perché lui lo ha fatto, questo giocattolone immenso, e lo ha fatto funzionare. E noi siamo qui ad arrabattarci dopo millenni per cercare di scoprirlo ancora. Ieri sera ero a cena da un oncologo, il quale mi ha fatto la testa così per spiegarmi tutte le scoperte che hanno fatto qui al CRO, da quando il CRO ha iniziato a funzionare. Sono cose immense.
Però alla fine gli ho detto, ma non l'avete mica ancora capito fino in fondo? Perché se l'aveste capito fino in fondo, sì? Naturalmente poi abbiamo parlato d'altro. Comunque mi ha spiegato che esistono vari tipi di tumore, ogni tumore poi ha delle sottosezioni, è un mondo inesplorato per noi. Quello che dice il profeta qui, dice, signori miei, voi pensate che Dio non sia, non esiste. Bene, sappiate questo. Il mondo è così complesso, è così faticosamente raggiungibile, funziona da sempre. Noi uomini ci stiamo arrabattando per imparare a conoscerlo e ci accorgiamo che più lo conosciamo, meno lo conosciamo. E allora ragionate chi siete voi di fronte a Lui. Meno della polvere sulla bilancia. Capite dove porta il ragionamento? Perciò per Lui l'universo è la grande scuola dove si confrontano due intelligenze. L'intelligenza che ha costruito questo enorme giocattolo e la nostra intelligenza che intuisce che è un grande giocattolo, ma non riesce a trovarne i meccanismi. E se riesce a trovarli è una scoperta progressivamente faticosa, lenta, efficace, con la consapevolezza di non aver ancora scoperto tutto. Lui invece lo ha fatto e lo fa funzionare. Capite cosa significa questo testo? Non è il gioco del vai con il metro a misurarlo. Il concetto è diverso. Vai a capirlo. Impossessati dei meccanismi. Impara a dirigerlo. Ce la fai? No. Ecco, pensaci. Da qui abbiamo il passo successivo, sempre dentro a questa strofa. Quando alla linea 35 il nostro autore dice contano come polvere sulla bilancia e alla linea 30, 31, 32 un po' sorridendo dice gli abbiamo insegnato noi qualcosa? L'autore presuppone un concetto che non è espresso in maniera chiara, e cioè noi oggi siamo e domani non siamo. Cosa possiamo insegnargli? Perché l'umanità in qualche maniera eredita la ricchezza dell'umanità precedente. E qui si fonda il progresso. Il progresso si fonda sulla tradizione, che se ne dica. La generazione prima passa la cultura alla generazione seconda, che molto spesso è asina, perché non studia, e questa può fare, se vuole, un passo avanti. Ma la seconda generazione, di per sé, riprende la conoscenza da zero. È la prima generazione che la facilita, dicendo ti do tutto quello che io ho conosciuto. La seconda, che parte da zero, ha risparmiato la strada per avere quella conoscenza che la prima generazione gli passa. Ed è chiamata a fare dei passi avanti in questa conoscenza, che poi trasmetterà alla terza generazione. Comprendiamo la fatica del conoscere, dove
la storia della tradizione diventa dinamismo. Quando si parla di tradizione noi abbiamo un brutto concetto, perché con la parola tradizione diciamo cose vecchie. Pensaci, prima di dire stupidaggini. Se non ci fosse la tradizione, il bambino che nasce dovrebbe reimparare da solo a seminare il grano, ad addomesticare il cane, a fare il latte, a imparare a tessere i tessuti. No. Con la tradizione tutte queste cose qua vengono acquisite in un battibaleno, perché la prima generazione gliele passa. Guai se non c'è la tradizione. Quando si dice che la fede ci viene dalla scrittura e dalla tradizione, noi arricciamo il naso. Beh, spero che non lo arricciate più. Il nostro autore sta dicendo questo. Le generazioni non valgono niente perché sono piccole. Se l'universo ha bisogno di 10 milioni di conoscenze e ogni generazione ne conosce mezza, provate a pensare quante generazioni sono sufficienti per poter conoscere questo giocattolo. Io ho fatto un numero a caso, ovviamente. Dunque, chi è più intelligente? Noi o lui? E il mondo esisteva prima di noi ed esisterà anche dopo. E non è per merito nostro che il mondo sta in piedi. Ma noi salviamo i panda. Fa parte della storia perdere i dinosauri. Oggi i dinosauri non ci sono più, ma ci sono specie animali che allora non c'erano. E se i panda si estinguono, e dispiace, sia ben chiaro, nasceranno altre specie. Che ne sappiamo noi? Il saggio ebraico dice: quello che è successo nel passato può succedere nel presente, può succedere nel futuro. Non esistono chiusure ermetiche per cui una realtà non può ripetersi. Dunque, lui è più sapiente di te. Tu cosa vali davanti a lui? Niente. È un po' pessimista questo ragionamento, ovviamente, ma è molto efficace per far capire che la nostra intelligenza è limitata e la sua no. Perché la chiave di volta di questa strofa è proprio il versetto 14. A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo, di insegnargli il sentiero del diritto, di insegnargli la conoscenza, di fargli conoscere la via della prudenza? Nessuno, perché siamo inferiori. Questo è un modo per noi un po' provocatorio, in Oriente invece era efficace, per dire: guarda, tu ateo, ricordati che Dio c'è. Dopo fai quello che vuoi. Ma la dimostrazione che l'autore fa, la fa fondandosi sulla tua intelligenza capace di capire il giocattolone e l'intelligenza di chi questo giocattolone l'ha fatto prima di te, senza di te, e con una serie di leggi così complesse che tu stenti a conoscere. Bene, vi è chiaro fin qua? Sì. Passiamo alla seconda strofa? Passiamo alla seconda strofa. Adesso il nostro autore sta rivolgendosi ai politeisti. A me dispiace che gli atei li tratti così in una strofa soltanto, perché per noi, nel nostro mondo, sarebbe stato più utile che lui avesse sviluppato questa prima strofa, mentre invece sviluppa l'altro concetto.
quello contro il politeismo, cosa che a noi oggi proprio non è che interessi molto. Dunque, che cos'è che fa il nostro autore? Il nostro autore parte da un presupposto che noi non abbiamo. Per noi oggi il dipinto, la statua, è un pezzo di gesso, un pezzo di marmo ben sagomato, piacevolmente sagomato, la pittura è una tela imbrattata di colori e di forme, ben imbrattata, forme piacevoli, ma se siamo onesti è un pezzo di tela con dei colori. È un pezzo di marmo con delle scanalature strategiche che a noi piacciono, ma è un pezzo di marmo. In Oriente le cose non stavano così. In Oriente, quando tu sagomavi l'immagine di qualcuno, in questa immagine c'era qualcosa di questo qualcuno. E se ci pensate, non ha torto, perché se questa immagine ti somiglia, le stesse fattezze tue sono presenti qui, quindi qualcosa di te è presente qui. Questo concetto si trova dietro a quelle che noi oggi chiamiamo le icone bizantine. I nostri fratelli d'Oriente sono convinti, proprio a causa di questo criterio molto semplice che abbiamo annunciato, che c'è qualcosa della persona raffigurata presente nella sua raffigurazione. Dopo aver ben calibrata la sua argomentazione nel punto alfa della seconda strofa, e quindi avendo provocato la riflessione agli ebrei che avevano cominciato a seguire il politeismo, nella parte beta della seconda strofa lui accenna velocemente ad un tema che poi svilupperà in altri brani biblici della sua opera. È il tema della profezia. Non lo sapete forse, non lo avete udito, non vi fu forse annunciato dal principio? Se noi dovessimo fare uno studio sulla profezia del mondo antico, ci accorgeremo di un dato estremamente importante. Le profezie hanno diversi aspetti. Le profezie dei paleoprofeti, quelli che facevano il mestiere del profeta, non sono profezie, ma sono interpretazioni. È successo qualcosa? Che cosa significa? E il profeta dava l'interpretazione, entrando in trance, ottenendo questo trance con vari mezzi, il ballo, la droga e altre tecniche di iperventilazione. Oppure c'era un secondo tipo di profezia che era un sì o un no alla domanda che il fedele poneva: devo fare questo viaggio o no? È gradito agli dei o no? Sì, no. Questa era la risposta. Nella profezia classica noi troviamo profeti che non hanno fatto l'università. Mentre gli altri popoli, insieme ad Israele, possedevano tutti la tradizione dei paleoprofeti, il cosiddetto profetismo classico lo troviamo solo in Israele.
non c'è fuori di Israele. Come troveremo il profetismo apocalittico solo in Israele, ma il profetismo apocalittico viene impropriamente chiamato profetismo, sarebbe solo una corrente sapienziale che fa filosofia della storia. Paleoprofeta non fa profezie, interpreta, approva o disapprova. Il profeta apocalittico riflette sulla storia e basta. Cioè dice, vado indietro, vedo come le cose sono avvenute, come Dio si è comportato, poi di tutto questo patrimonio del passato ne faccio tesoro e cerco di capire oggi, gli avvenimenti di oggi, a quale avvenimento del passato possono assomigliare. E come Dio si è comportato là, poiché Dio non cambia, si comporterà qui. Quindi so come va a finire. Capite il meccanismo? Questo non è profezia. Questa è filosofia della storia. La dittatura in Corea del Nord durerà per sempre? No, perché? La storia ci dice che tutti i sistemi, sia politici sia culturali, quando diventano propositivi è una cosa, ma quando diventano dittatoriali sono destinati a scomparire del tutto. Non abbiamo noi il carisma della profezia, ma abbiamo la sapienza di fare analisi storiche. Il profeta apocalittico è questo. Il profeta classico, invece, è quello che ti dà l'interpretazione dell'oggi, ma qualche volta ti tira il bidone, perché per interpretare l'oggi, per capire il valore di ciò che si sta vivendo, ti dice il futuro e ti dice quello che stanno vivendo ha senso perché andiamo a finire là e te lo annuncia con chiarezza. Il deutero Isaia si rifà a questa esperienza e dice: in quale tipo di fede esiste questa esperienza profetica dove Dio trasmette all'uomo ciò che avverrà nel futuro e questo uomo lo annuncia, rimettendoci del suo se non avviene e facendo passare Dio per cretino se la cosa non avviene. Io sono sicuro che voi abbiate letto il libro di Geremia. Geremia annuncia l'assedio di Gerusalemme. Nabucodonosor arriva, pone l'assedio, poi se ne va perché è scoppiata una pestilenza nelle sue truppe. Geremia torna ad avvisare, dice: guardate che tornerà. Nabucodonosor torna, pone l'assedio, poi improvvisamente se ne va perché aveva problemi di politica interna a Babilonia. E gli ebrei gli hanno detto: ma che profezie fai? E lui cade in depressione. E lì abbiamo la nascita delle confessioni di Geremia. Tu, Signore, mi hai violentato, io mi sono lasciato violentare, però, dice, maledetto il giorno in cui sono nato. Proprio si è sentito preso in giro dal Padre Eterno. Nabucodonosor arriva per la terza volta, pone l'assedio e son dolori, perché nel 596 fa l'ira di Dio e si porta via circa
15.000 abitanti di Gerusalemme.